Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the road è viaggio. Tattoo on the road è storie. Tattoo on the road è tatuaggi. Tattoo on the road è avventura. Tattoo on the road è molte cose. Insomma, Tattoo on the road è Tattoo on the road. Punto. Il viaggio è la mia vita. Ho sempre viaggiato, ho avuto la fortuna di poterlo fare. Dentro c'è ancora tutto, Cioè, sembra che sia scoppiata una bomba e siano scappati. Meglio Las Vegas che a mezz'ora da qui o un posto così. Mi è capitato nell'arco di questi anni di accompagnare qua negli Stati Uniti tantissimi motociclisti, non tutti per forza provenienti dal mondo delle custom, quindi dell'Harley, anche tantissimi BMWisti, tantissimi appassionati delle moto stradali. Ma una volta qua tutti hanno deciso di fare questo viaggio con le Harley. Io credo che il viaggio in America rappresenta un po' la leggenda. Troppo piccante, saporito, esagerato. L'America probabilmente con queste strade infinite, questa realtà di incontrare motociclisti, personaggi fuori dal tempo e dallo spazio, permette ai motociclisti di sognare, quindi credo che sia per questo che ogni motociclista conserva nel cuore il sogno di poter venire almeno una volta nella vita a fare questo viaggio. Mattia lavora sempre. Andare su al Grand Canyon, che l'ingresso è questo, ricordate le parole voi Neppure il tempo di andare in bagno e già ci ritroviamo sulla strada. Questa volta la direzione è ignota, o meglio, noi stiamo seguendo un'intuizione di Mattia che è nata in un giorno qualsiasi dall'altra parte dell'oceano. Il mio modo di passare il tempo nelle giornate piovose, alla sera quando non ho sonno, è quello di mettermi sul computer e incominciare a zoomare la cartina degli Stati Uniti alla ricerca di posti strani. Durante quest'inverno mi è capitato nel deserto della California di trovare un punto di colore e zoomando mi sono ritrovato con una scritta su una montagna che ho scritto Jesus is love, Gesù è amore. Certo che trovare quel puntino colorato in mezzo al deserto della Bassa California non è che sia proprio una cosa semplice. E poi scordatevi assolutamente la California delle bionde abbronzate o quella dei surfisti muscolosi. Qui ci sono solo polvere, povertà, baracche e tanta sabbia. E comunque continuiamo a cercare quel puntino colorato. Siamo sulla strada giusta, forse. Lui vive là. Ma serve un permesso, possiamo venire? Ma no, è libero, io vivo lì. In 1942 is considered Camp Dunlop by the military. They abandoned it. Okay. And they let everything went with them except for the paved roads and the concrete slabs. That's why it's... Ok, thank you. Qualche dubbio, a dire il vero, ancora l'abbiamo, ma da quel che ci dicono siamo quasi arrivati. Quando il nostro entusiasmo inizia a vacillare, ci troviamo di fronte a qualcosa che pensavo potesse esistere solo in un film di Tim Burton. You gotta stay on the yellow path up there, lady, on the orange flower. Thank you. How you guys doing? We are from Italy. Can we have a interview with you? Sure. Sure. Let me finish up this water here. Yeah. Ladies, you can't come down from there. Ladies, you gotta come off the mountain now. Down. Thank you.
So how many people live here? Live here? Yeah. Just me. Just you? Yep. Me, and I have 3 dogs. There are 6 cats that live here, 5 generations of their family. You know, some of them used to be Leonard's cats. There's like 10, 12-year-old cats that live here. And 2 bunny rabbits. Certo che scegliere di vivere da solo in uno dei posti meno ospitali del pianeta non è che sia una decisione da poco, ma qui a Salvation Mountain tutto è possibile. Del resto, non è questo il luogo dove è possibile approfondire il concetto di normalità. Qui la normalità è una sorta di utopia. In the summertime, which is our slow, very slow season because it's hot, at least 1,000 people a week, at least, or more, or way more than that probably. And then in like the fall, winter, spring, more than 1,000 during the week and that many on the weekend. It's just, it started with, a little bit of advertising here and there and a couple of thises and a couple of that's and Into the Wild and everything, and it just exploded. People coming from Italy and Japan and from the whole world to see this. La storia di Salvation Mountain è pazzesca, ma qui del resto è tutto follia. A crearla è stato l'ex veterano Leonard Knight, che decise di vivere in questo luogo lontano da tutto e da tutti, dedicando la sua vita a Gesù, a Dio e all'amore. E fu così, con la paglia e con i mattoni, che iniziò a costruire in mezzo al deserto questa collina artificiale. Viveva in macchina e ben presto in parecchi iniziarono a venire a conoscere Leonard, questo visionario impegnato nella costruzione della sua opera, un'opera che di fatto non finisce mai di essere costruita. Leonard is passed 2 years ago, yeah? Yep. Is this the story of Salvation Mountain? Yep. Part of it. I mean, the story is gigantic, and you could go on and on and on and on and on. And I keep learning the story more and more every day by talking to visitors or, whoever that comes through. Because there are people that knew Leonard that, or would come to visit that nobody else would possibly even know, in our organization. But they come back and they tell me their little tales, and I add another chapter to the story. E poi, alle spalle di Salvation Mountain, si trova Slab City. Ma questa, amici, è un'altra storia. Ci siamo informati un po' dal momento che abbiamo visto il film, abbiamo visto un po' di informazione sul posto, eravamo interessati sul fatto che fanno qua musica. A Slab City questo? Sì, a The Ranch. E niente, l'abbiamo incluso nel nostro giro di posti da visitare qui. Ma com'è lì al ranch? Perché ci hanno detto che di notte è un po' strano. Cioè, allora, devi arrivare un po' con la mente open mind, no? Devi essere un po' pronto a arrivare, però in realtà è figo. Ogni sabato sera fanno musica, fanno delle band, ci hanno incluso anche in lista, c'erano 2 o 3 artisti che volevano suonare, ci hanno messo incluso anche a noi, hanno tirato fuori la batteria, tutto quanto per suonare tutti noi e dai, ci hanno fatto anche. Quindi voi siete musicisti? Sì. Probabilmente questo è il pubblico più strano che avete mai avuto come situazione dove avete suonato. Allora infatti le dicevo quando siamo saliti, anche loro. Sì, le dicevo, mi preguntano per il pubblico, ma quando siamo saliti il primo commento che l'ho detto, guarda, è il pubblico più speciale che abbiamo avuto, c'erano più canne che persone, perché 40 canne e 20-30 persone. Slab City. Io non lo sapevo che potesse esistere un posto del genere sulla faccia della terra. Slab City è un paese di persone sbagliate che per motivi di vario genere hanno deciso di mettere qui le loro radici. Lo definiscono l'ultimo lembo di America libera, perché qui non esistono i documenti, le carte di credito, non ci sono biglietti da visita. La polizia, per un tacito accordo, finge di non vedere e di non sapere. Meglio così, perché a Slab City nessuno ha qualcosa da perdere. Slab City è un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, che vive, come dicono loro, out of grid, cioè fuori dalla griglia, fuori dalle regole. È un posto dove trovano riparo tutte le persone che non possono più vivere in una società, in una comunità normale. Quindi trovi disadattati, trovi artisti fuori dal tempo e dalla storia, ladri, trovi tossici, trovi contrabbandieri, della gente che semplicemente vuole vivere fuori dagli schemi. A darci ulteriori informazioni su Slab City troviamo uno dei suoi abitanti storici, questo signore che un tempo dice di essere stato imprenditore edile e che un bel giorno ha poi deciso di scappare da tutto. Che sia vero o no, poco importa. Quello che conta, amici, è che ci piaccia veramente la sua storia. Let's go in the shade over here. Yeah? All'ombra. How many people live in Slab City? Well, at this time of year, probably about 100. 100. And during the winter? In the winter, maybe 1,000 or 1,500. I can imagine that you have some rules. Really, the only rules is don't crowd on somebody, Okay.
leave everybody their own space, and that way nobody has any trouble, you know. So you leave with the donation? Yeah, well, the range I do with my donations, yeah. Who is the organizer for the range? Me. You? Yeah. So. We just, last night, we're having our regular show, you know, me and Carlos and George, and these guys walk in. They were Spanish. We met them. Yeah. And they just came from nowhere. I walked in the door and said they were a great band. What's happening if you have some problem with the health? Some emergency, you know? Well, it's kind of far. You have to go to Brawley to the nearest real medical attention. Most of the problem with medical is money. Okay. You know, because almost everybody here is pretty poor people. California's pretty good. Medical insurance for poor people, you know. I have insurance. I'm one of the veterans. Okay. From the military. Okay. You know. Sheriff. Only one. He's just cruising. You see another one coming real fast, and they have something going on. And what is the feeling with the police? In a way, this is sort of a refugee camp. Okay. Everybody here has some reason why they're not able to live out there. Okay. And so some of them is just because they're too poor and can't find a job. Some of them are on drugs. Some of them are batshit crazy. Okay. Okay. So they get a lot of calls. Okay. L'Italservice è un'azienda che produce e taglia bordi per il mercato nazionale ed internazionale. L'azienda è nata nel 1997 in uno stabilimento di Pesaro di 600 metri quadrati e in questi anni abbiamo avuto una crescita continua e costante che ci ha portato ad avere uno stabilimento qui a Valle Foglia di 10.000 metri quadrati tra coperto e scoperto. Noi rappresentiamo il 25-30% del mercato nazionale. Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the Road è viaggio. Tattoo on the Road è storie. Tattoo on the Road è tatuaggio. Tattoo on the Road è avventura. Tattoo on the Road è molte cose. Insomma, Tattoo on the Road è Tattoo on the Road. Punto. Che arriva. Vedi bene. Yeah, God bless you. Thank you. Voglio vedere. 92, this place is awesome, man. Did you guys come to the show last night? No. No, we just arrived at. Every Saturday they got live music here and open mic for everybody. So, let me know. Oh, dude, this is awesome, brother. You got one more for my wife? Yeah. Another one, yeah. Yeah. Woo! Woo! Right. Guarda quanto è contento per la maglietta per la moglie. Oh, for my wife. Yeah? Yeah. Woo! I make all kind of stuff with him, my buddy. Qualcuno gli chiama Claudio e dice portarli. Oh, I guess we open the door. This is my camp. You guys are welcome to come and stay anytime. We had what they call the Slab City Riot. Look it up on the internet. The biggest biker rally you ever saw. Yeah? 2,500 bikers here. You can check it out at the Slab City Riot 1 and 2. They were going to have 3, but 3 got shut down. They got some trouble with the police. See, this is my buggy. Oh. I got a little electrical problem back here. But next month I'm putting this back on the road. It's got a brand new motor and everything in it. This is my buggy. I give tours out here. Okay. Cruising around. There. This is my wife, Mariah. Nice to meet you. Hi, God bless you. You guys are familiar with the Woodstock. The music Woodstock. Yeah. We met the producer of Woodstock 1, 2, and 3, Stan Goldstein. And we're in another movie with Keanu Reeves and Jim Carrey. Jim Carrey. And Keanu Reeves called Bad Batch. In about 2 months that comes out. We did filming in town and out here it's really cool. Great. We didn't get to see Jim Carrey very much, but we got to hang out with Keanu Reeves for about 12 hours.
He's pretty cool. I'll give you guys a little hint on the movie. He comes out with a semi-trailer. The whole trailer is like a boombox. The middle of it opens like a cassette deck, and they got a guy in there playing records. Keanu Reeves comes across the top with 7 pregnant women with machine guns. Wow. And in the movie, they call him the Dream. I said, hey, man, just a minute, Time. That's not a dream. That's a nightmare. All them girls are going to have babies at the same time. Man, people are going to be mad. Babies are going to be crying. I said, that's a nightmare. He laughed. Time out, time out. He goes, we're in the movie, Ben. Tell me later. Is there some tattoo artist or something like that here? There's a few places. I'm bringing my feet. Okay, get up the concrete. Let me take you someplace. Okay. 2 blocks down here, Internet Cafe. Okay. And ask them. They can tell you exactly. They can tell you exactly who does the tattoos. My one friend who does them, he's in jail. He got in trouble. Okay. Okay. 2 blocks down the street, right here. On the right. Can we do? Yeah, I'll ride with you. Let's go. Con il nostro amico acquisito Crazy Bean, a parte qualche inevitabile insabbiamento, ci divertiamo ad esplorare le strade, si fa per dire strade, di Slab City. La testa sali su. Qualcuno su deve starci. Esatto. Indietro, al 3 indietro, 2, 3. 1, 2, 3. Rivedi a posto il manovro. A posto. Wow! Your tattoo? Me. Yourself? Yeah. Myself, yes. Oh. I have my own guns, my own ink. I ordered it online. You're the one they're looking for, Spider. Yes. You're the one they're looking for. I've been doing this whole leg. My whole leg's going to be webs. Spider webs. Hence my name, Spider. Yep. Yeah, and then someday I'm going to do my arms when I can. I can do this arm, but I won't be able to do this arm. I'm not left-handed. Okay. I got power, I have generator power, I have solar power. Excuse me. Yeah, you want to see it? I'll show you. Mi ha mostrato le sue macchinette, la sua attrezzatura. Io chiaramente da professionista ho potuto constatare come la situazione fosse veramente borderline precaria, igiene di nessun tipo. C'ha un sacco d'attrezzatura, incredibile. Heavy. Sì? Heavy. Yeah. Works good. Power supply. Just incredibile. Thank you. Thank you. I haven't done I haven't done literally tattoos in over 20 years. And then one day I just decided I wanted to do my leg. So I bought tattoo guns online and started doing it again. So it's like riding a bike. You know, I can't draw, but I can tat. Skin to me is a tapestry. I have work all over the world on people that I've done. They had somebody drawing the picture and I just sat there, got drunk or stoned and tatted my way, you know. Ho potuto apprezzare come il tatuaggio anche in situazioni borderline, perché poi si parte da lì, in situazioni borderline sia un modo per rimarcare una propria identità. Quello che lui aveva alla fine erano tutte ragnatele con dei ragni, perché il suo, diciamo, nome d'arte è Spider, e anche i lavori fatti alla sua compagna, sicuramente non dotato artisticamente, ma emanavano, come per i tatuaggi dei carcerati spesso, un fortissimo senso di umanità, quindi sono stato molto felice di averlo incontrato. Slab City forse è un posto brutto da vedere, però allo stesso tempo, se provi a vedere oltre quel confine, ti rendi conto che chi è lì ha scelto di starci. Well, I met Jesus when I had a car fall on me in Michigan. I'm taking a drive shaft out of a car, and right when I pull the drive shaft, I remembered I don't block the wheels. The car starts to come down on me. I'm on the ground like this, and the car is coming on my head, and I said, "Oh God, no!" And right then, I knew I'm a fool, and you want to know why? God was already here. For that 1 second, I thought, where is he? Where is he? God's here.
that's what I did. I knew right then, for a second, I had a doubt. I called for Jesus. Jesus, please come. And then I knew. Eppure, nel loro teatro sotto le stelle, nel loro internet caffè, nella loro pista da bowling, oltre che il surreale, domina profondamente anche una specie di lato ironico di queste persone che giocano sulla parodia del mondo regolare, quello da cui sono scappati o da cui sono stati cacciati. Ma questo poco conta, perché a Slab City nessuno domanda niente a nessuno. Qui, amici miei, c'è posto per tutti. Partiamo da Slab City e riprendiamo il deserto. Ci avviciniamo ancora di più al sud, arrivando a sfiorare il confine con il Messico, quello dal famoso muro che disperatamente cercano ogni anno di scavalcare in migliaia. Nessuno di noi lo avrebbe mai immaginato, ma improvvisamente lo scenario muta. Non più rocce e terra, ma dune di sabbia che ti mozzano il fiato per la loro bellezza. E questa è la moto che non è sul cavalletto, questa è così. Si è deciso così lei. Ha detto io sto qui nella sabbia e così è. Messico da quella parte, ragazzi. A poche miglia, 2 o 3 miglia da quel lato. Non è pazzesco il Messico, è pazzesco questo posto. E le moto le puoi parcheggiare senza cavalletto, tu arrivi e le lasci nella sabbia. Qui possiamo far volare non il drone, ma bensì il dronedario, che è perfetto per qualsiasi tipo di deserto. La California si traveste d'Africa e alla fine è impossibile resistere. Meglio rimanere insabbiati, ma una camminata sulla vetta di una duna non ce la vogliamo perdere per nulla al mondo. Le dune di sabbia nel territorio degli Stati Uniti sono state onestamente una grossissima sorpresa, perché è uno scenario veramente che non mi aspettavo, anche per la stessa tipologia, la forma delle dune, sembrava proprio di stare nel Sahara. È stato anche quello un momento dove il tempo sembrava fermarsi. Mattia sembra che attenda un parto, sta aspettando Dirty Bird. È sicuramente un qualcosa di spettacolare che ai nostri occhi piace molto. Questa Ghost Town è vera ma un po' finta, punto.